Ciao a tutti, benvenuti al nostro podcast. Ciao, io sono Matteo e questa è Sara. Sì, ciao, siamo qui per aiutarvi a imparare l'italiano in modo semplice e naturale. Esatto, e oggi abbiamo un argomento molto interessante e utile. Prima di iniziare, però, una piccola richiesta. Sì, se vi piace questo video, per favore lasciate un like. E iscrivetevi al canale, è molto importante per noi. Certo, perché così possiamo aiutare più persone in tutto il mondo a imparare l'italiano. Esattamente, più siamo, più possiamo crescere insieme. E lasciare un like è facile, no? Basta un click. Sì, davvero facile. Allora, Matteo, come stai oggi? Abbastanza bene, grazie. Un po' stanco, ma bene. Ah sì? Perché sei stanco? Beh, ieri sera sono andato a correre. Ho corso per un'ora. Un'ora? Wow, davvero tanto! Sì, ho iniziato alle 7 di sera, quando il sole stava tramontando. Che bello! Ti piace correre di sera? Sì, molto. Di sera fa meno caldo, specialmente d'estate. Capisco. E dove corri di solito? C'è un parco vicino a casa mia. È molto tranquillo e verde. Ah, che bello! Io adoro i parchi. Sì, è un posto perfetto per correre. Ci sono alberi, panchine e anche un piccolo lago. Un lago! Wow, deve essere bellissimo! Sì, è molto bello. A volte mi fermo vicino al lago per riposare un po'. E quante volte alla settimana corri? Di solito 3 o 4 volte. Dipende dal lavoro. Capisco. E da quanto tempo corri? Da circa 5 anni, credo. 5 anni. È molto tempo. Sì, ho iniziato nel 2020, durante la pandemia. Ah, come molte persone. Esatto, durante il lockdown avevo molto tempo libero e ho iniziato a correre. E poi è diventato il tuo hobby preferito? Sì, esattamente. All'inizio era difficile, ma poi ho iniziato ad amarlo. Capisco perfettamente. Quando scopri qualcosa che ti piace davvero, diventa parte della tua vita. Sì, mi piace correre. È il mio hobby preferito. Ah, perfetto, perché oggi parliamo proprio di questo. Di cosa? Di correre? No, parliamo di hobby, come parlare dei propri hobby in italiano. Ah, capito. Sì, è un argomento molto utile. Pensate, cari studenti, quando incontrate qualcuno di nuovo, cosa chiedete? Beh, di solito chiediamo come ti chiami? Oppure di dove sei? Esatto, e poi? E poi cosa ti piace fare? Oppure quali sono i tuoi hobby? Perfetto, quindi oggi impariamo a rispondere a queste domande. Sì, e io posso parlare dei miei hobby reali. Certo, allora Matteo, quali sono i tuoi hobby? Dunque, mi piace correre, come ho detto prima. Sì, questo lo so già. Aspetta, mi piace anche leggere. Ah, interessante. Cosa leggi? Leggo molti libri, romanzi, libri di storia, un po' di tutto. E quanti libri leggi al mese? Forse 2 o 3 libri al mese. Wow, molto. Io leggo meno. Davvero? Quanto leggi tu? Io forse un libro al mese. Va bene, è già tanto. Molte persone non leggono mai. È vero. Sai, Matteo, recentemente ho letto un libro bellissimo. Ah sì? Quale? Si chiama Il nome della rosa di Umberto Eco. Oh, è un libro famoso. Ti è piaciuto? Sì, moltissimo, ma era anche un po' difficile. Sì, Umberto Eco scrive in modo complesso, usa molte parole difficili. Esatto, ho dovuto cercare molte parole nel dizionario. Ma questa è una buona cosa. Imparare nuove parole è importante. Sì, hai ragione. E tu invece? Qual è l'ultimo libro che hai letto? Ho appena finito un libro di storia sulla Roma antica. Oh, interessante. Ti piace la storia romana? Sì, mi affascina molto. Roma antica era una civiltà incredibile. Sono d'accordo. L'Italia ha una storia così ricca. Esattamente, e questo è uno dei motivi per cui amo leggere libri di storia. Capisco. Allora, studenti, notate come parliamo degli hobby? Sì, usiamo mi piace più il verbo all'infinito. Esatto. Mi piace leggere, mi piace correre, mi piace cucinare. E anche mi piacciono se è plurale. Giusto. Per esempio, mi piacciono i film d'azione. O
Mi piacciono le canzoni italiane. Perfetto. Ora parliamo un po' dei miei hobby. Sì, dai, cosa ti piace fare, Sara? Allora, mi piace molto cucinare. Oh, questo lo so, cucini benissimo. Grazie. Sì, cucino spesso, quasi ogni giorno. E cosa cucini di solito? Mi piace cucinare piatti tradizionali italiani. Per esempio? Per esempio, la pasta al pomodoro, le lasagne, il risotto. Mi viene fame solo a sentirli. Sai, la settimana scorsa ho cucinato le lasagne per la mia famiglia. Ah sì? Com'è annata? Benissimo, mia madre ha detto che erano le lasagne più buone del mondo. Brava, tua madre è sempre così gentile. Sì, ma questa volta era sincera, te lo assicuro. Ti credo, le tue lasagne sono davvero buone. Grazie, le faccio con la ricetta di mia nonna. Ah, le ricette della nonna sono sempre le migliori. Sì, mia nonna mi ha insegnato a cucinare quando ero bambina. Che bel ricordo. Sì, è un ricordo molto speciale per me. Passavamo ore insieme in cucina. Che dolce. E cosa preparavate insieme? Oh, tante cose. Pasta fresca, dolci, sughi. Lei sapeva fare di tutto. E tu imparavi guardandola? Sì, esattamente. All'inizio guardavo, poi ho iniziato ad aiutarla. È un modo bellissimo di imparare. E a te piace cucinare? Adesso sì, ma da bambina non era il mio hobby preferito. Capisco. E quando è diventato il tuo hobby preferito? Forse 5 o 6 anni fa, quando sono andata a vivere da sola. Ah, perché dovevi cucinare per te. Esattamente, e ho capito che mi piaceva davvero. È bello. E a me piace cucinare? Tu? Non molto. Tu preferisci mangiare. È vero, è vero. Io preferisco mangiare, ma cucino qualche volta. Cosa cucini? Cose semplici. Pasta, insalate, panini. Va benissimo, non tutti devono essere chef professionisti. Esatto. Allora vieni a casa mia e io cucino per te. Ottima idea. Quando? Dopo il podcast. Ma torniamo ai nostri studenti. Sì, è vero. Allora, cari studenti, notate una cosa importante. Cosa? Quando parliamo di hobby, usiamo verbi diversi. Esatto. Per esempio, mi piace, ma anche preferisco. O adoro, amo, mi diverto a. Giusto. Io posso dire adoro cucinare, oppure amo cucinare. E io posso dire mi diverto a correre, oppure mi piace molto correre. Perfetto. E c'è anche un'altra cosa importante. Cosa? Possiamo dire quanto spesso facciamo un hobby. Ah, sì, buona idea, come sempre, spesso, qualche volta. Esatto. O raramente, mai. Sì, per esempio, io dico corro spesso, 3 volte alla settimana. O leggo sempre prima di dormire. Giusto. E tu, Matteo, quanto spesso cucini? Cucino quasi ogni giorno. È il mio momento di relax. Ah, interessante. Per te cucinare è rilassante? Sì, molto. Quando cucino non penso ai problemi. Capisco, per me correre è la stessa cosa. Sì? Anche tu non pensi quando corri? Esatto, quando corro la mia mente è libera. È bello avere un hobby così, no? Sì, molto importante. Tutti dovrebbero avere un hobby. Sono d'accordo. E voi, cari studenti, quali sono i vostri hobby? Sì, scrivetelo nei commenti, vogliamo saperlo. E provate a scriverlo in italiano, ovviamente. Certo, per esempio scrivete mi piace giocare a calcio oppure adoro dipingere. Esatto, e noi leggeremo tutti i commenti. Sì, e se avete domande chiedete pure. Ok, continuiamo. Sara, hai altri hobby oltre a cucinare? Sì, mi piace anche guardare film. Che tipo di film ti piacciono? Mi piacciono i film d'azione e i thriller. Ah, io invece preferisco le commedie romantiche. Tipico. Gli uomini guardano film d'azione, le donne guardano commedie romantiche. Non sempre, è uno stereotipo. Hai ragione, hai ragione. Scusa. Va bene. Comunque sì, mi piacciono le commedie romantiche, ma guardo anche altri generi. Per esempio? Mi piacciono anche i documentari, specialmente sui viaggi. Oh, interessante. Perché ti piacciono i documentari sui viaggi? Perché adoro viaggiare. È un altro mio hobby. Ah, vero, sei sempre in viaggio. Beh, non sempre, ma viaggio spesso, sì. Dove sei stata recentemente?
Recentemente sono stata in Spagna, a Barcellona. Che bello! Ti è piaciuta? Sì, moltissimo. Barcellona è una città fantastica. Cosa hai fatto lì? Ho visitato musei, ho mangiato tapas, ho camminato molto. E la Sagrada Famiglia? L'hai vista? Certo, è incredibile. L'architettura di Gaudì è spettacolare. Sì, ho visto le foto. Un giorno voglio visitarla anch'io. Dovresti, è un'esperienza unica. E le tapas erano deliziose. Le tapas sono come gli antipasti italiani, no? Sì, più o meno. Sono piccoli piatti da condividere. Suona meraviglioso. E quanto tempo sei rimasta a Barcellona? 5 giorni. Era un weekend lungo. Perfetto. 5 giorni sono sufficienti per vedere la città. Sì, ma non sono sufficienti per vedere tutto. C'è così tanto da vedere. È vero, Barcellona è una città molto ricca culturalmente. Esattamente. Voglio tornarci l'anno prossimo. Oh, bello! Con chi viaggi di solito? A volte viaggio da sola, a volte con amici. E preferisci viaggiare da sola o con amici? Entrambi hanno vantaggi. Da sola ho più libertà. Con amici è più divertente. Capisco perfettamente. E tu viaggi molto? Non molto, preferisco stare a casa. Sei una persona casalinga. Sì, è vero. Mi piace stare a casa, leggere, guardare film. Niente di male, ognuno ha i propri gusti. Esatto. E questo è importante, cari studenti. Cosa? Che tutti siamo diversi. Tutti abbiamo hobby diversi. Giusto, non c'è un hobby migliore o peggiore. Esattamente. L'importante è fare qualcosa che ti piace. Sì, qualcosa che ti fa stare bene. E ora parliamo di altri hobby comuni in Italia. Buona idea. Allora, in Italia molte persone amano il calcio. Sì, il calcio è lo sport più popolare in Italia. Molti italiani guardano le partite di calcio in TV. O vanno allo stadio a vedere le partite dal vivo. Tu segui il calcio, Matteo? Un po', non sono un super tifoso, ma guardo qualche partita. Di che squadra sei tifoso? Del Milan, la mia famiglia è sempre stata milanista. Ah, capisco. È una tradizione di famiglia? Sì, esattamente. Mio padre tifa Milan, mio nonno tifava Milan. E quindi anche tu devi tifare Milan. Più o meno, ma mi piace davvero il Milan, non è solo per tradizione. Capisco. Vai spesso allo stadio? Non molto spesso, forse 2 o 3 volte all'anno. E quando vai allo stadio vai con tuo padre? Sì, di solito. È un momento speciale per noi. Che bello! È un modo per passare tempo insieme. Esattamente. E l'atmosfera allo stadio è incredibile. Sì, immagino. Tutti i tifosi che cantano, fanno rumore. Sì, è un'esperienza unica. Dovresti venire una volta. Forse, anche se preferisco guardare le partite a casa sul divano. Va bene. E tu segui qualche sport? Non molto, mi piace guardare il tennis qualche volta. Il tennis è uno sport bellissimo. Sì, è elegante e veloce. Hai mai giocato a tennis? Sì, da bambina, ma non ero brava. Va bene, non importa essere bravi, l'importante è divertirsi. Esatto. Quali altri hobby sono popolari in Italia? Beh, molti italiani amano andare al mare d'estate Sì, vero, l'Italia ha bellissime spiagge. e molte persone amano prendere il sole e nuotare. Tu vai al mare d'estate, Matteo? Sì, quasi ogni anno. Di solito vado in agosto. Dove vai di solito? Mi piace andare in Sardegna. Le spiagge lì sono spettacolari. Ah, sì, la Sardegna è bellissima. Ci sono stato una volta. Davvero? Quando? 3 anni fa, credo. Sono andato con alcuni amici. E ti è piaciuta? Moltissimo. L'acqua era così azzurra e pulita. Sì, e la sabbia è così bianca e fine. Esatto, e anche il cibo era delizioso. Oh sì, il cibo sardo è fantastico. Hai provato il porceddu? No, cos'è? È maialino arrosto, una specialità sarda. Oh, no, non l'ho provato. La prossima volta lo proverò. Sì, devi, è buonissimo. Ok, lo farò. Allora, continuiamo con gli hobby. Sì, anche fare passeggiate in montagna è popolare. Sì, vero. L'Italia ha montagne bellissime, le Alpi, gli Appennini. E molti italiani fanno escursioni nei weekend? Esatto, è un hobby molto sano. A te piace andare in montagna, Sara? Sì, mi piace, anche se non vado spesso. Quando è stata l'ultima volta? Forse 6 mesi fa, credo. Sono andato sulle Dolomiti. Le Dolomiti sono magnifiche. Sì, davvero magnifiche. La natura lì è incredibile. E hai fatto un'escursione difficile? Abbastanza. Abbiamo camminato per circa 4 ore. 4 ore? È molto. Sì, ma ne è valsa la pena. La vista dall'alto era spettacolare.
Ci credo. E poi, ovviamente, mangiare è un hobby italiano. È vero, gli italiani amano il buon cibo. Andare al ristorante, provare nuovi piatti, cucinare a casa. Sì, il cibo è molto importante nella cultura italiana. E anche il caffè. Prendere un caffè con gli amici è un'attività sociale. Verissimo, gli italiani bevono molto caffè. Io bevo 3 o 4 caffè al giorno. Wow, molto! Io bevo solo uno al mattino. Solo uno? Come fai? Non lo so, per me uno basta. Incredibile. Ok, continuiamo. Parliamo di hobby creativi. Sì, per esempio dipingere, disegnare. Suonare uno strumento musicale? Tu suoni qualche strumento, Matteo? Sì, suono il pianoforte. Davvero? Non lo sapevo. Sì, ho studiato pianoforte quando ero bambino. E suoni ancora adesso? Sì, qualche volta. Non molto spesso, ma mi piace ancora. Che bello! Io non so suonare nessuno strumento. Davvero? Ti piacerebbe imparare? Forse la chitarra. Mi piace il suono della chitarra. Dovresti provare. Non è mai troppo tardi per imparare. Hai ragione. Forse quest'anno prendo lezioni di chitarra. Ottima idea. E poi puoi suonare per noi. Vedremo. Prima devo imparare. Certo. Allora, altri hobby creativi. Cantare, ballare, Scrivere poesie o racconti. fare fotografia. Sì, la fotografia è un hobby molto popolare oggi. Vero, tutti hanno uno smartphone con una buona fotocamera. E scattano foto sempre. È vero, io scatto molte foto quando viaggio. Ah sì? Sei brava con la fotografia? Non sono una professionista, ma mi piace fare foto. È un bel modo per ricordare i viaggi. Esattamente. E poi metto le foto su Instagram. Ah, anche Instagram è diventato un hobby per molte persone. È vero, alcune persone passano ore su Instagram. Sì, è un modo per condividere i propri interessi e hobby. Esatto. Tu hai Instagram, Sara? Sì, ma lo uso poco. Preferisco vivere il momento senza il telefono. Capisco. È una bella filosofia. Grazie, ma torniamo ai nostri studenti. Sì, giusto. Allora, cari studenti, ora sapete come parlare dei vostri hobby. Sì, ricordate le frasi principali. Mi piace, adoro, amo. E poi aggiungete il verbo all'infinito. Leggere, correre, cucinare. E potete anche dire quanto spesso fate l'attività. Esatto. Corro 3 volte alla settimana. Oppure leggo ogni sera. Perfetto. E non dimenticate di chiedere agli altri dei loro hobby. Sì, potete chiedere quali sono i tuoi hobby. Oppure cosa ti piace fare nel tempo libero. Tempo libero significa free time in inglese. Esatto, è un'espressione molto utile. Quindi, cosa ti piace fare nel tempo libero? È una domanda perfetta. Sì, molto naturale e amichevole. E ora voglio fare una domanda a voi, studenti. Quale domanda? Voglio chiedere perché è importante avere un hobby? Oh, bella domanda. Secondo me, un hobby è importante per rilassarsi. Sì, sono d'accordo. Dopo il lavoro abbiamo bisogno di fare qualcosa di piacevole. Esatto. Un hobby ci aiuta a staccare dalla routine quotidiana. Routine quotidiana significa daily routine. Sì, e un hobby ci aiuta anche a conoscere persone nuove. Vero? Per esempio, se giochi a calcio conosci altri giocatori. O se prendi lezioni di chitarra, conosci altri studenti. Esattamente. Gli hobby creano comunità. Sì, è molto bello. Io, per esempio, ho conosciuto amici correndo. Davvero? Corri con altre persone? Sì, qualche volta. C'è un gruppo di running nella mia città. Che bello! E vi incontrate spesso? Sì, 2 o 3 volte alla settimana. Corriamo insieme. E poi andate a prendere un caffè. Sì, esatto. Dopo la corsa, sempre un caffè insieme. Vedi? Gli hobby creano amicizie. Assolutamente. E voi, cari studenti? I vostri hobby vi hanno aiutato a fare amicizie? Sì, scrivetelo nei commenti. Ci piacerebbe sapere la vostra storia. E se state imparando l'italiano come hobby, forse potete trovare altri studenti. Ottima idea! Potete creare un gruppo di studio. Sì, e praticare italiano insieme. Fantastico! L'italiano può essere un hobby sociale. Esattamente. Ok, Sara, facciamo un piccolo riassunto? Sì, buona idea. Allora, oggi abbiamo imparato molte cose. Primo, come dire mi piace in italiano per parlare di hobby. Secondo, altri verbi utili come adoro, amo, preferisco. Terzo, come dire quanto spesso facciamo un'attività. Quarto, domande utili come quali sono i tuoi hobby e cosa ti piace fare nel tempo libero? E quinto, abbiamo parlato di molti hobby diversi. Sì, correre, leggere, cucinare,
viaggiare, guardare film Giocare a calcio, andare al mare, fare fotografia. e tanti altri. Le possibilità sono infinite. Esatto, ognuno può trovare il proprio hobby perfetto. Sì, l'importante è provare cose nuove. E non avere paura di dire questo non mi piace. Giusto, va benissimo. Non tutto piace a tutti. L'importante è essere onesti con se stessi. Esattamente. E ora, cari studenti, è il momento di praticare. Sì, provate a parlare dei vostri hobby in italiano. Parlate con amici, con familiari o anche da soli davanti allo specchio. Davanti allo specchio? Funziona davvero? Sì, è un buon esercizio, non c'è niente di male. Ok. Avete sentito? Sara dice di parlare allo specchio. Funziona, fidatevi. Io lo facevo quando imparavo inglese. Va bene, vi crediamo. E un'ultima cosa importante. Cosa? Non dimenticate di iscrivervi al canale. Sì, è molto importante per noi. Così possiamo continuare a creare contenuti per voi. E se avete suggerimenti per i prossimi video, scriveteci. Sì, vogliamo sapere quali argomenti vi interessano. Forse la prossima volta parliamo di cibo italiano? Sempre il cibo, Matteo. Scusa, ma il cibo è importante. Va bene, forse sì. Parliamo di cibo la prossima volta. Perfetto. Allora, cari studenti, vi aspettiamo nel prossimo video. Sì, continuate a studiare, continuate a praticare. E soprattutto divertitevi. Imparare l'italiano deve essere piacevole. Esattamente. L'italiano è una lingua bellissima. E voi state facendo un ottimo lavoro. Sì, siamo fieri di voi. Continuate così, non mollate mai. Mai. L'italiano aspetta voi. Bella frase. Ok, adesso salutiamo. Sì, ciao a tutti. Ciao e a presto. Ricordate like, commento e iscrizione. Sì, aiutateci a crescere. Ciao ciao! Ciao!